Io mi chiamo Stefano Mancuso, sono professore presso il DIPSA dell'Università di Firenze e direttore dell'INV, Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze. Gli animali, diciamo così, hanno fatto la scelta evolutiva di muoversi e le piante di rimanere ferme e di nutrirsi. Gli animali concentrano all'interno dei loro organi delle funzioni. Noi abbiamo gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, i reni per depurare, il cervello per pensare. L'accentramento, la concentrazione di funzioni negli organi non sarebbe in alcun modo stato possibile per le piante. Le piante hanno sviluppato il loro corpo per rimanere ferme e quindi per essere soggette alla predazione. Ma il non avere organi non vuol dire assolutamente non avere funzioni. Non è che la pianta, siccome non ha polmoni, non respira, o siccome non ha diciamo, un apparato digerente, non si nutre, o siccome non ha dei reni, non si depura e così via. E così poi potremmo arrivare, spingendoci fino alla fine, siccome non ha un cervello, non è in grado di calcolare o di prendere delle decisioni. Ecco, è bene immediatamente dire perché la cosa normalmente suscita molte polemiche, diciamo pretestuose, che nessuno mai nella storia della scienza si è sognato di dire in alcuna maniera che le piante hanno un cervello. Non lo ha mai detto nessuno, né credo che nessuno mai lo dirà perché le piante non hanno un cervello. Ma questa cosa qui le rende ancora più affascinanti perché, come ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata, sono intelligenti senza necessità di avere un cervello e questo fa delle piante degli organismi incredibilmente interessanti da studiare, proprio perché le loro strategie di sopravvivenza, le loro strategie costruttive sono una cosa molto più simile a quanto oggi la modernità richiede. Diciamo, oggi si parla tanto di reti. Tutto il nostro futuro sembra essere un futuro in rete, sembra essere legato al funzionamento delle reti, eccetera. Allora, se noi costruissimo delle reti funzionanti come le radici, noi non avremmo mai nessun tipo di interruzione nella trasmissione dei dati. Recentemente sono stato invitato a parlare a un festival della scienza a Foligno e nella sede diciamo, di questo festival c'era campeggiava su un muro questa frase che mi ha molto colpito, di cui non ricordo l'autore, però la frase era si vede soltanto ciò che si sa, che ho trovato una frase molto significativa, soprattutto appunto se applicata appunto a questo incredibile mondo delle piante che noi continuiamo a ignorare, noi cioè non lo vediamo perché appunto non lo conosciamo, perché se lo conoscessimo non potremmo permetterci, nessuno di noi, diciamo, ignorerebbe, diciamo, questa enorme quantità di esseri viventi che ci circondano e che mostrano e che hanno delle caratteristiche così sorprendenti.